Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere questo Jump Starter con compressore integrato. Si tratta di un prodotto che ci permette di gonfiare le gomme dell'automobile e di avviare la nostra automobile nel caso in cui la batteria sia scarica. Come fa? Allora, ha delle batterie all'interno che gli permettono sia di alimentare lo stesso compressore, quindi non siamo vincolati dall'utilizzo di alcun tipo di cavetto, e le stesse batterie, grazie a un sistema di condensatori eccetera, ci permette di dare quell'impulso, quello spunto per avviare le macchine che abbiano una batteria, diciamo, giù di tono, un po' scariche. Quindi adesso lo vedremo, lo proveremo ovviamente. Io già l'ho provato in realtà, però l'ho provato solo come compressore, quindi la scoperta del suo funzionamento come jump starter la faremo assieme. Ha un manometro nella parte frontale che ci indica la pressione, un tastino di accensione, insomma un tubo bello lungo, ma questo ve lo faccio vedere sul bancone. Prima però voglio dirvi il prezzo. Costa circa 100 euro, che effettivamente non è tantissimo. Scusate la voce, ho mal di gola. Non è tantissimo. Questi prodotti solitamente costano un po' di più perché sono molto più tecnologici, hanno diverse funzioni eccetera, tutte smart. Questo invece ha delle funzioni un pochettino più base, ma funziona bene. Come compressore posso garantirvelo. Come jump starter adesso vedremo, quindi mettiamolo ora sul bancone e guardiamolo davvero. E allora, questa è la confezione con cui viene venduto. Ovviamente troverete tutto disposto in modo molto più ordinato. Il dispositivo è all'interno di questa busta protettiva. In realtà questo tubo non è già collegato, l'ho allungato io perché l'ho utilizzato, quindi viene dato anche l'accessorio per poterlo utilizzare con più facilità. Solitamente i tubi sono un po' corti, in questo caso invece ho apprezzato. Poi abbiamo anche questa borsettina, all'interno c'è anche il cavo per poterla alimentare tramite la presa 12 volt tipo accendisigari. E guardiamo il resto del contenuto. Manuale di istruzioni, non ho trovato la lingua in italiano, però comunque è scritto in modo molto intuitivo e, insomma, non è un dispositivo che ha bisogno di tantissime spiegazioni. Poi questi sono i morsetti per poterla collegare alla batteria, sono dei morsetti schermati, quindi è impossibile che si crei un cortocircuito. Si vede che hanno una buona tenuta, una molla che ha una buona forza e comunque la schermatura li protegge per bene. Anche i cavi hanno una sezione, diciamo, importante. Quindi continuiamo a guardare l'interno. Carica batteria per poterlo caricare con l'alimentazione elettrica. Poi abbiamo anche un taglientino di garanzia, questa spazzolina per poter pulire eventualmente i contatti della batteria e poi degli adattatori per poter utilizzare questo tubo per gonfiare eventualmente palloni, insomma materassini e tutto il resto. Spillo per il pallone, poi gli adattatori per i materassini salvagente eccetera, e un riduttore per gonfiare le ruote. Ho apprezzato davvero tantissimo la presenza di questa spazzolina perché a volte succede che i contatti della batteria e i poli siano un po' ossidati e quindi i morsetti non facciano facilmente contatto. Invece con questo possiamo pulirli facilmente e risolvere il problema in pochissimi secondi. Innanzitutto guardiamo anche la borsetta, ragazzi, merita perché ha diverse tasche con cerniera, la parte principale pure con la cerniera, e da quest'altra parte abbiamo pure un altro taschino, quindi dove poter mettere gli accessori, caricabatterie, insomma tutto quello che serve e trasportarlo agevolmente, oppure metterlo all'interno del bagagliaio. Quindi continuiamo a guardarlo. Abbiamo detto nella parte frontale abbiamo questo manometro che ci indica la pressione, poi nella parte laterale abbiamo questi led che si accendono per agevolarci anche nel lavoro di gonfiaggio delle gomme, ma anche per eventualmente avviare l'automobile con il jump starter nel caso in cui ciò accada nelle ore più buie, comunque in una zona non illuminata. Da quest'altra parte abbiamo l'unico comparto tecnologico, quindi il tastino di accensione che serve ad attivare la funzione di jump starter, perché la funzione di compressore si attiva tramite questo tastino ma solo dopo aver premuto questo. Quindi una volta premuto si accende il display che indica il livello di carica della batteria, in questo caso 100%. Questo è l'ingresso per poter ricaricare le batterie interne. Questa invece è un'uscita USB con 5 volt 1 ampere, questa invece 5 volt 2,1 ampere, e sempre tramite questo tastino possiamo pure accendere le luci nella parte laterale. Quindi una volta acceso il display, mantenendo premuto lo stesso tastino, si accenderanno in modalità fissa e devo dire la luce obiettivamente non è potentissima, ma quella che serve per poter illuminare, poter fare tutte le manovre di gonfiaggio eccetera, ma ha anche diverse funzioni. Premendolo nuovamente avremo questo lampeggio con questa sorta di segnale SOS e poi abbiamo la possibilità di ottenere anche un lampeggio continuo un pochettino più veloce, quindi per fare dei segnali di avvertimento, insomma essere più visibili. Ma guardiamo adesso la modalità di ricarica di un telefonino. Accendo quindi il dispositivo e come vedete si sta caricando, era al 98%
e adesso grazie alla presa USB del dispositivo si sta ricaricando, quindi permette di utilizzarlo anche come un power bank. Ora però vediamo la funzione di compressore, quella che ci serve per le nostre gomme, materassini eccetera, utilizzando la batteria integrata. Basterà premere questo tasto. Effettivamente è rumoroso, ma non è un dispositivo che si utilizza, diciamo, in interno, si utilizza quando c'è bisogno per gonfiare le gomme della macchina, e quindi il rumore è l'ultimo pensiero. Se fosse stato più silenzioso sarebbe stato meglio, senza dubbio, però quello che ci interessa è il fatto che riesca a gonfiare. Quindi ragazzi, cosa ne dite? Andiamo direttamente in esterno, facciamo un paio di prove, ma stavo dimenticando a farvi vedere, anche se ve l'avrei fatto vedere poi direttamente vicino alla macchina, come si collegano i morsetti per poter avviare la macchina. Quindi si apre questo sportellino, si mette questo jack, questo spinotto all'interno, come vedete ha una sagomatura che non permette di sbagliare, perché uno ha questa parte piatta, l'altro invece è perfettamente rotondo, e allo stesso modo troviamo i connettori, quindi si inserisce all'interno. Dopodiché basterà semplicemente collegare i morsetti e già sarà pronto dopo averlo acceso. Tra l'altro volevo anche farvi vedere un altro particolare che mi stava sfuggendo. Il tubo del compressore, ovviamente senza prolunga viene ancora meglio, si può alloggiare ed avvolgere qua nella parte bassa, in modo da poterlo conservare senza avere intralci, e quindi si ha la possibilità di conservarlo, diciamo, in modo da avere tutto per bene ordinato nel nostro bagagliaio. Sicuramente è meglio di avere un tubo che sia così in giro per il bagagliaio. Adesso andiamo a fare la prova. Allora ragazzi, ormai la mia macchina, per chi mi segue da tanto tempo, la conoscete. Facciamo subito una prova. Come vedete abbiamo il negativo collegato, il positivo invece staccato, quindi è come se la batteria non fosse completamente collegata. A questo punto prendiamo il nostro dispositivo e proviamo ad avviarla. Allora c'è però da fare una premessa: per fare questo tipo di lavoro è necessario che il nostro jump starter abbia un livello di carica superiore al 50% e che comunque non si facciano più di 5 tentativi consecutivi, altrimenti potrebbe danneggiarsi. Quindi colleghiamo prima il positivo e poi colleghiamo anche il negativo. Allora, ovviamente hanno anche una lunghezza differente. Spero che il vento non dia fastidio, io sto provando a coprire in qualche modo, ma ok. Quindi l'accendo, 100% di livello di carica. Dovremmo già esserci in teoria, perché dal manuale delle istruzioni dice semplicemente di fare in questo modo. Quindi provo ad avviare la macchina. Ok, già comunque la macchina ha il segnale. Ok. È caduto tutto, è caduto tutto. Allora ragazzi, scusatemi, la macchina si è avviata tramite, come vedete, il nostro dispositivo. Spengo subito. Ok, quindi abbiamo visto che per quanto riguarda la funzione di jump starter funziona, si spegne tra l'altro in automatico. Ok, prima prova riuscita perfettamente. Questa è una macchina 2000 diesel del 2005 che richiede una batteria da 100 ampere. Allora a questo punto proviamo ad utilizzarlo come compressore. Qua abbiamo una ruota un po' sgonfia, proviamo a vedere quanto indica il manometro presente sul dispositivo. Collego alla valvola, sgonfiamolo ancora un pochettino, così lo facciamo lavorare un poco. Allora la pressione si vedeva comunque è bassa, abbiamo una pressione corrispondente a un bar circa. Allora lo metto così, spero che si veda. No, non si vede. Ok, lo metto così. Avvio anche il cronometro, anche se non dovesse partire nello stesso momento, perché farò tutto con una mano, cambia poco, alla fine è solo un test rapido. Quindi lo accendo da questa parte, avvio. Ok ragazzi, sono andato addirittura forse
un poco oltre. In 1 minuto e 10 secondi abbiamo raggiunto una pressione di 2 bar, sì, 2 bar e qualcosa, forse 2 bar e 2. Almeno la mia intenzione era quella, così non riesco a capirlo, sono inginocchiato in una posizione un po' scomoda. Comunque vedete, è riuscito tranquillamente a raggiungere i 2 bar, arrotondiamo, e quindi ha permesso di aumentare di 1 bar la pressione della ruota. Considerate che quando si fanno questo tipo di lavori solitamente si aumenta di poco. Cioè se la gomma per esempio è 1,8, allora si porta a 2,2, in questo caso era sgonfia in modo esagerato, e quindi è impiegato 1 minuto. E devo dire che se non avete alternative, magari una domenica siete in viaggio, vi accorgete di avere la pressione della gomma un pochettino bassa, e allora in questo modo sicuramente riuscirete a risolvere. Poi magari raggiungendo un gommista, comunque un'area di servizio, potrete regolare la pressione nel modo corretto. E allora l'ho sgonfiata di nuovo ad 1 bar, non voglio portarla completamente a terra, però avete visto, abbiamo impiegato 1 minuto e 9. Adesso rifarò lo stesso tipo di lavoro per vedere la batteria, insomma, come avrà la percentuale, quanto rimarrà di percentuale di carica dopo aver fatto 2 gonfiaggi. Ipotizziamo di aver fatto 2 gomme, entrambe sgonfie in modo esagerato, quindi azzeriamo e avviamo. Ok, va bene così, dai ragazzi, la ruota è gonfia, siamo di nuovo poco più di 2 bar, quindi per staccare poi basta fare così e avremo la nostra gomma gonfia. Ok, vediamo quindi quanto abbiamo di batteria dopo aver fatto 2 gonfiaggi e un avviamento. Ancora indica il 100%, sarà veritiero? Non lo so, però mi ha permesso di fare questo lavoro senza nessun problema. E allora, adesso voglio fare la stessa prova per farvi vedere che funziona sia con macchine, con moto, insomma l'importante è che le batterie siano da 12 volt. Accendiamo, perfetto, proviamo ad avviare la Vespa. In questo caso, essendo un motore più piccolo che richiede meno sforzo, penso che si possa tranquillamente avviare più di una volta. Siamo a 2, facciamo solamente 5 tentativi perché loro consigliano di non andare oltre i 5. Tre, 4 e 5. Ok, sì, la Vespa è ferma da un po'. Diciamo che un po' di fumo effettivamente è uscito, però comunque è riuscito ad avviarla senza problemi. 5 volte più una volta la macchina, batteria risulta ancora al 100%. Ragazzi, come avete visto, quindi questo jump starter con compressore effettivamente riesce a funzionare bene. Lo consiglio decisamente, sì. Avete visto che riesce ad avviare la macchina, praticamente è un vecchio carrozzone del 2005 che ha bisogno di una batteria che sia ben carica, altrimenti non riesce ad andare, ed è riuscito ad avviarlo immediatamente. Avete sentito che quando l'ho collegato già metteva il rumore della chiave, quindi si era acceso il quadro e si è avviata regolarmente. Ha avviato la Vespa per 5 volte, più una della macchina sono 6, anche se la Vespa effettivamente richiede poco come forza, insomma un consumo ridotto, però comunque è riuscito a farlo, ed è riuscito a gonfiare la gomma per 2 volte consecutivamente, da 1 bar fino a circa 2 bar 2.2. Il manometro non l'ho testato e nemmeno penso che lo testerò, perché effettivamente serve solo a dare un'indicazione. Questo tipo di manometri serve a non sforare, non andare eccessivamente troppo fuori soglia, insomma oltre la carica massima. Se dobbiamo ricaricarla a 2 bar invece arriviamo a 1,9, 1,8, effettivamente cambia pochissimo, poi si raggiunge l'officina. Se abbiamo la possibilità andiamo in un'officina, vediamo quanto corrisponde, quant'è lo scarto, e poi i gonfiaggi successivi li faremo tenendo conto dello scarto. Per esempio da 2 bar indicati qua ne abbiamo 2,2 nell'officina, se vogliamo gonfiarla a 2,2 lo faremo a 2 e avremo risolto. Secondo me è un prodotto studiato bene, che effettivamente ha dimostrato di funzionare bene. Non è curatissimo per quanto riguarda l'estetica, le
plastiche sono un po' dure, scricchiolanti, questo è vero, bisogna ammetterlo, però a noi interessa che questo dispositivo ci permetta di risolvere i problemi, ci tolga dai guai nel caso in cui ci sia appunto batteria scarica oppure ruote sgonfie che non ci permettono di metterci in viaggio. Ho parlato già troppo, vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, date un'occhiata, se vi piace eventualmente potete acquistarlo sperando di associarlo anche a un codice di sconto. Adesso vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanellina per attivare notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!